Benvenuti cari amici dell'uncinetto, io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi la borsa che state guardando. Per realizzare questa borsa ho usato i materiali della merceria di Sara Montibello. Ci occorreranno un kit di ecopelle, 400 g di cordino e un uncinetto 5,5. Nel box informazioni trovate i link utili per richiedere il materiale e potete scegliere ovviamente in base alle disponibilità colori che preferite. Detto questo, vi ricordo che potete iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farmi vedere i vostri lavori. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo quindi il nostro tutorial infilando per prima cosa la vaschetta dai fori con uncinetto 5,5 e il cordino che già vi ho illustrato della merceria Sara. Io inizio, vedete, in uno degli angoli, entro in questa maniera qui, carico, vedete, il filo, quindi mi vado ad agganciare, così, vedete, e prendo ovviamente il filo lungo del gomitolo, facendo una catenella. Adesso entro nel punto successivo, vedete, portandomi anche il filo, così blocco anche il filo, la codina, e lavoro 2 maglie basse nel punto dopo, quindi entro 2 volte nel foro. I fori sono abbastanza grandi, quindi sarà semplice lavorare con un uncinetto più grande. Vedete, quindi realizzo 2 maglie basse. Adesso entro nel prossimo e realizzo una sola maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro 2 maglie basse all'interno del foro, 1 e 2. Qui ho lavorato 2 maglie basse, nel prossimo ne lavoro una. Quindi non facciamo altro che alternare, vedete, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa. Nel prossimo 2 maglie basse, quindi una e 2. Nel prossimo una. In quello dopo 2, quindi 1 e 2. Vedete? Quindi adesso non facciamo altro che andare a proseguire in questa maniera, quindi qui 2, semplicemente nel prossimo 1. Alterneremo 2 maglie basse in un foro e in quella dopo una, quindi una e adesso 2 maglie basse, 1 e 2. Ed ecco come viene man mano che lavorate. Quindi andate a completare fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete dove mi sono agganciata, io qua ho lavorato 2 maglie basse e qui 2 maglie basse, quindi entro di nuovo, vedete, nello stesso punto e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Lavorata, vedete, la nostra maglia bassa, io entro subito, vedete, nel punto che ho qui disponibile e lavoro una maglia bassa. Lavorata la mia maglia bassa, non faccio altro che andare a mettere un marcapunti per non confondermi. Quindi chi è principiante metta, vi raccomando, il marcapunti. Adesso semplicemente, vedete, entriamo in ogni punto in questa maniera qui e lavoriamo una maglia bassa su ogni maglia bassa. Quindi la prima riga sarà tutta a maglia bassa, così vedete, in questa maniera qui. Quindi su ogni maglia bassa una maglia bassa. Completate, vedete, le mie maglie basse, io ho 74 maglie basse. Siccome ci occorre un multiplo di 2 per la nostra lavorazione, non avremo nessuna difficoltà. Adesso vedete dove abbiamo il nostro marcapunti, togliamo il marcapunti e entriamo all'interno e carichiamo il filo, quindi carichiamo un filo, entriamo nel prossimo, carichiamo un altro filo, entriamo nel prossimo e carichiamo un altro filo. In questa maniera qui abbiamo, vedete, 4 fili sull'uncinetto. Fatto questo, carichiamo e chiudiamo tutti insieme ed una catenella in questa maniera. Dove abbiamo, vedete, questa lavorazione, vado a mettere il marcapunti in questa maniera, quindi il primo punto di chiusura metto il marcapunti, vedete, in questa maniera qui.
Adesso vado a proseguire così, entro di nuovo, vedete dove ho già lavorato e carico il primo filo, entro nel prossimo e carico il secondo filo, entro in quello dopo e carico di nuovo il filo. Di nuovo 4 fili, vedete, sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e una catenella. Di nuovo entriamo sempre, vedete, nell'ultimo punto che abbiamo lavorato, carichiamo il filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo, entriamo di nuovo in quello successivo, carichiamo il filo, chiudiamo tutto insieme e una catenella. Adesso di nuovo, vedete, entriamo di nuovo dove abbiamo il filo e carichiamo, di nuovo nel prossimo e carichiamo, nel prossimo e carichiamo, sempre 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e catenella. E adesso dobbiamo proseguire così per tutta la riga fino al marcapunti. Quando arrivo, vedete, quasi alla fine dove ho il punto lavorato, un altro punto e il punto dove ho il marcapunti, inizio, completo così, entro, vedete, carico un filo, entro in quello dopo, carico un filo ed entro, vedete, dove ho il marcapunti, quindi tolgo il marcapunti, carico il filo e chiudo tutto insieme in questa maniera e una catenella, così, vedete. Adesso entro subito nel punto centrale, vedete, dove vedo le 3 lavorazioni, vedete i 3 fili del fiore, entro all'interno e qui lavoro la prima maglia bassa e metto un marcapunti. E ne lavoro un'altra, quindi 2 maglie basse. Adesso vedete dove ho di nuovo il centro, quindi vedete il centro del fiore, entro all'interno e lavoro di nuovo 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Adesso di nuovo entro al centro, sempre, quindi non in questo punto, vedete, dello spazio, ma sempre al centro e lavoro 2 maglie basse, quindi 1 e 2. E di nuovo, vedete, salto sempre questo punto, quindi non entrate nello spazio, ma entrate sempre al centro dove vedete la lavorazione da 3 fili e lavoro le 2 maglie basse, quindi 1 e 2. Questa lavorazione, vedete, ci permetterà di avere il punto come se fosse un fiore o una stella, meglio ancora, vedete. Quindi di nuovo entriamo al centro del punto e lavoriamo 2 maglie basse. Quindi per tutta la lavorazione lavoreremo su ogni punto, vedete, centrale, dove abbiamo questa ramificazione di 3 fili, vedete, sopra qui al centro lavoriamo 2 maglie basse, saltiamo questo punto e di nuovo 2 maglie basse, saltiamo questo punto e di nuovo 2 maglie basse. Quindi al centro, vedete, di ogni lavorazione del mezzo fiore, praticamente della mezza stella, noi lavoreremo 2 maglie basse, vedete, sempre al centro, saltando questo punto centrale. Quindi andate a proseguire fino al marcapunti. Quando arriviamo, vedete che ho completato tutte le 2 maglie basse sopra la mezza stella, arriviamo al marcapunti. Quindi qui avevo, vedete, l'ultima lavorazione e ho lavorato le 2 maglie basse all'interno del centro. Adesso contate le maglie. Io le ho contate e sono sempre 74, quindi dovete avere sempre le stesse maglie. Tolgo, vedete, il marcapunti e adesso vado a lavorare un giro di maglie basse, quindi entro, vedete, all'interno e lavoro una maglia bassa e su questa maglia bassa metto, scusate, il marcapunti. Adesso su ogni maglia bassa, vedete, vado a lavorare una maglia bassa, quindi un giro di maglie basse completo. Vedete, su ogni maglia bassa, quindi non saltiamo nessun punto, lavoriamo una maglia bassa in questa maniera, vedete, una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante fino ad arrivare al marcapunti. Una volta, vedete, che arrivo al marcapunti, questa è la lavorazione che abbiamo. Come potete vedere, io ho incorniciato praticamente la stella tra 2 righe di maglia bassa. In questa maniera la lavorazione viene
più risaltata, ecco, quindi è un tipo di lavorazione, è una variante, ok? Adesso arrivo, vedete, dove ho il mio marcapunti e inizio da capo il punto stella, quindi tolgo il marcapunti in questa maniera qui, entro all'interno e carico un filo, entro nel prossimo, carico un altro filo, entro nel prossimo e ricarico di nuovo il filo, quindi ho 4 fili, vedete, sull'uncinetto, e chiudo tutto insieme e una catenella. Di nuovo, vedete, sul primo punto che abbiamo chiuso, quindi su questo, non sulla catenella, vado a mettere il mio marcapunti e vado a proseguire come abbiamo fatto per la riga di punto stella. Entriamo nello stesso punto, vedete, lavorato, quello già lavorato, e carichiamo un filo. Entriamo in quello dopo, carichiamo un altro filo, entriamo in quello dopo e carichiamo un altro filo. Ho 4 fili, vedete, sull'uncinetto, e chiudo tutto insieme e una catenella. E di nuovo carico il filo dove ho già la lavorazione, vedete, entro in quello dopo, carico il filo, entro ancora in quello dopo, carico il filo, ho 4 fili sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e una catenella. Vedete, quindi adesso noi andiamo a ripetere questa lavorazione fino al marcapunti. Quindi vedete, se abbiamo lavorato correttamente arriveremo sempre che abbiamo l'ultimo punto, vedete, da lavorare, che è già lavorato, un altro punto è il punto del marcapunti. Quindi noi qui lavoriamo l'ultimo punto stella, quindi entro all'interno, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo, tolgo il mio marcapunti e carico il filo, e qui vedete vado a chiudere e una catenella in questa maniera qui. Quindi nel punto, vedete, subito dopo entro e lavoro la prima maglia bassa e qui vado a mettere il marcapunti. Quindi sulla prima maglia bassa, vedete, del centro del nostro punto stella lavoreremo la prima maglia bassa. Ora nello stesso punto lavoro un'altra maglia bassa, quindi 2, ok? Adesso vedete, in ogni centro del fiore lavoreremo una maglia bassa, quindi saltiamo questo punto e al centro lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Di nuovo saltiamo questo punto, entriamo nel centro e lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2. E di nuovo saltiamo questo punto, entriamo al centro, vedete, e lavoriamo 2 maglie basse. In questa maniera, vedete, si formerà questo fiore che viene chiamato punto stella, ma anche punto gelsomino. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare 2 maglie basse, quindi non vi confondete, vedete, qui vediamo un'altra lavorazione, quindi saltiamo sempre questo punto e entriamo in questo e lavoriamo le 2 maglie basse. Ok, abbiamo, vedete, lavorato la stessa lavorazione sottostante. Adesso andiamo a incorniciare con un giro di maglia bassa, quindi dove ho, vedete, il marcapunti, semplicemente lo tolgo, lavoro una maglia bassa, rimetto il marcapunti e adesso andiamo a lavorare un giro di maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa, ripetendo chiaramente abbiamo ripetuto praticamente la stessa sequenza delle prime righe. Vedete, qui abbiamo lavorato un giro di maglia bassa, abbiamo iniziato a lavorare il punto stella, di nuovo un giro di maglie basse, di nuovo il punto stella e adesso di nuovo un giro di maglie basse. Quindi andiamo sempre ad incorniciare il giro di maglie basse e lavoriamo a spirale, quindi non chiudiamo la lavorazione. Quindi entriamo sempre, vedete, in ogni punto e lavoriamo una maglia bassa, quindi andate a completare il giro di maglie basse fino al marcapunti. A questo punto, vedete, quando arriviamo al marcapunti iniziamo a vedere, vedete, la lavorazione
del punto stella incorniciato, vedete, in questa maniera qui. Adesso, una volta che abbiamo completato il nostro giro di maglie, voglio avvicinare per farvi vedere, maglie basse, di nuovo inizieremo, vedete, il punto stella. Voi qui potete vedere, vedete, qui c'è il margine di giuntura fatto, vedete, nei lati, e a questo punto da capo inizieremo con la ripresa dei fili, quindi a 24 fili, quindi il primo giro, vedete, del punto stella. Proseguiremo col secondo giro di 2 maglie basse in ogni centro e poi un giro di maglia bassa che andrà, vedete, a incorniciare la lavorazione. Quindi adesso io vado a proseguire per un tot di righe e poi vi faccio vedere quanti giri, praticamente quante righe ho fatto di punto stella. Quindi io ho proseguito per un'altezza in centimetri di 15 centimetri, come potete vedere, quindi circa 16, va, calcolando insomma di stesa così, è circa 16 centimetri. Ecco qui, 16 centimetri. Ho realizzato, come potete vedere, 1, 2, 3, 4 e 5 righe, vedete, di punto stella, alternato ovviamente alla maglia bassa. Quindi contandole saranno 2, 4, 6, 8 e 10 righe di punto stella e poi 11, 12, 13, 14, 15 e 16 righe di maglia bassa. Adesso a questo punto noi dobbiamo andare a posizionare dei marcapunti per i manici. Allora io mi trovo qui, vedete, dove ho praticamente lavorato la riga, l'ultima riga di maglie basse dopo il punto stella, e ho il marcapunti qui. Adesso che cosa faccio? Metto in maniera lineare, vedete, la borsa e conto 8 maglie basse da un lato, che nel mio caso in centimetri saranno circa 7 centimetri, 8 maglie basse dall'altro lato e la stessa cosa da quest'altro lato, quindi sarà sia a destra che a sinistra evidenziamo 8 punti e 8 punti, vedete, in questa maniera qui. Adesso andiamo a lavorare in maniera che possiamo posizionare i manici formando dei fori praticamente per i nostri manici. Ovviamente chi vuole andarli ad applicare direttamente alla borsa può tranquillamente farlo. Io andrò a fare una variante per posizionare questo tipo di manici. Quindi vedete, io non faccio altro che andare a proseguire. Qui ho il marcapunti che mi dice quando ho finito la riga. Ovviamente io qua di nuovo realizzo una maglia bassa, quindi adesso non alterniamo più la lavorazione, lavoriamo una maglia bassa, metto il marcapunti e lavoro, vedete, delle maglie basse fino ad arrivare al primo marcapunti. Quindi lavoro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse. Dove ho, vedete, il marcapunti, entro anche qui e lavoro una maglia bassa. Adesso guardate, salto 1, 2, 3 punti, quindi lavoro 1, 2 e 3 catenelle saltando 3 maglie basse e nella quarta lavoro una maglia bassa. A questo punto ovviamente andiamo a vedere se bastano, quindi dobbiamo renderci conto se riusciamo ad infilare, vedete, il manico. Se abbiamo dei dubbi ne aumentiamo, ovviamente, aumentiamo insomma lo spazio, però deve essere teso ovviamente, vedete la catenella, quindi io ho fatto 3 catenelle. Se usate un altro filato tenete conto che deve essere, ovviamente, deve entrare all'interno, quindi in base a questo decidete. Adesso io vado a proseguire fino ad arrivare ovviamente all'altro marcapunti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
13 maglie basse. Adesso vedete, ovviamente da questo lato la catenella deve essere precedente al marcapunti, perché dobbiamo lasciare, abbiamo detto, 8 punti da un lato e 8 punti dall'altro, quindi significa che anche qui vedete, prima del marcapunti lascerò 3 maglie basse, quindi lavoro 1, 2 e 3 catenelle, tolgo il marcapunti e dove avevo il marcapunti, vedete, 1, 2, 3, sul quarto lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Come vi dicevo, abbiamo, vedete, lavorato lo spazio di qua dopo gli 8 punti e lo spazio di qua. Adesso andiamo a procedere ovviamente a maglia bassa alla stessa maniera fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivati, vedete, all'altro marcapunti, la lavorazione sarà uguale, quindi sulla destra lavoreremo sempre le catenelle dal marcapunti in poi. Quindi togliamo il nostro marcapunti, lavoro la maglia bassa dove abbiamo il marcapunti, lavoriamo 1, 2 e 3 catenelle, saltiamo, vedete, 1, 2 e 3 e nel quarto lavoriamo una maglia bassa. E adesso lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare nei penultimi 3 punti, quindi i 3 punti dovranno sempre essere lasciati liberi fino al marcapunti. Arrivo, vedete, anche qui, nei precedenti 3 punti al marcapunti, lavoro le 3 catenelle, 1, 2 e 3, tolgo il mio marcapunti e sul quarto lavoro, vedete, una maglia bassa. E continuo a lavorare le maglie basse completando un altro giro di maglie basse, quindi dove abbiamo, vedete, il marcapunti lo togliamo sempre, rimettiamo il marcapunti dopo aver realizzato la maglia bassa e adesso io vado a lavorare le maglie basse fino ad arrivare sulla prima catenella che abbiamo realizzato. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le 3 catenelle, semplicemente noi entriamo all'interno di ogni catenella e lavoriamo una maglia bassa. Vedete? Quindi 1, 2, 3 e poi sul punto basso, vedete, subito una maglia bassa. E andiamo a procedere in questa maniera qui a maglia bassa. Vedete? Quindi i fori rimarranno stabili, così avendo anche la lavorazione sopra. Ovviamente faremo la stessa cosa su ogni 3 catenelle, quindi maglie basse anche sulle catenelle fino ad arrivare al marcapunti. Una volta, vedete, che ho completato tutto il giro di maglie basse, avrò, vedete, gli occhielli per il mio manico. Adesso io vado a proseguire per altre 2 righe a maglia bassa e poi andiamo a chiudere ovviamente la borsa, quindi andate a procedere per altre 2 righe di maglia bassa. Una volta, vedete, che ho completato le 3 righe, questo sarà il risultato. Andiamo ovviamente adesso a chiudere la lavorazione. Tagliamo quindi, vedete, il nostro filo e lo sfiliamo in questa maniera qui. Adesso dobbiamo saltare il punto dove abbiamo il marcapunti, quindi io tolgo il marcapunti, salto, vedete, questo punto, entro sul davanti e sul dietro, tiro il filo in questa maniera qui e con un ago mi vado ad aiutare. Infilato, vedete, un ago a punta tonda, noi semplicemente, vedete, facciamo in questa maniera qui, entriamo nel punto dopo successivo e chiudiamo così. Io vi faccio vedere spesso questa chiusura. Questa chiusura serve affinché non si veda lo scalino ed ecco qua. Quindi poi andiamo all'interno della lavorazione ovviamente e andiamo a nascondere il filo, quindi andate a nascondere il filo all'interno. A questo punto noi dobbiamo andare a fissare i nostri manici. I manici devono essere posizionati in maniera, vedete, questa è la parte dritta, quindi questo significa che io vado a posizionare il mio manico in questa maniera qui, quindi qui ho il foro, vedete, infilo in questa maniera il manico e lo ripiego su se stesso in modo che i 4 fori vadano a combaciare e facciamo ovviamente la stessa cosa anche da quest'altra parte. Adesso i modi per fissare i manici
sono sia che possiamo andare a cucire i nostri manici con lo stesso filato, oppure possiamo andare ad inserire queste viti. Io ve le ho fatte vedere anche in altri tutorial. Io queste già le avevo, quindi non fanno parte del kit, le avevo già nel box informazioni, poi vi metto dove potete trovare anche le viti. Non faccio altro, vedete, semplicemente che andare a fissare, quindi da un filo, vedete, da un foro, entro in questa maniera qui dal foro, nella parte retro, e in quest'altro foro ovviamente vado a mettere l'altra vite. In questa maniera, e vado ovviamente ad avvitare con un giravite. Faccio questo per tutti e 4 i fori. Voi, se non volete usare le viti, non le avete, possiamo semplicemente andare a fare una cucitura ad X, quindi entriamo dal lato, poi andiamo in diagonale, da dietro entriamo qui e andiamo in diagonale, sempre così, tipo X, oppure potete andare a cucire come meglio, insomma, preferite, quindi questa è abbastanza opzionale. Io adesso vado a fissare le mie vite e poi vi faccio vedere la borsa completa. Una volta vedete che ho posizionato i manici, c'è questa decorazione che vi arriva in dotazione con il kit borsa. Io semplicemente intorno ad uno dei manici vado a posizionare così, vedete, faccio fare giusto un paio di giri così, in modo che la decorazione scenda verso la borsa in questa maniera.